Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video di unboxing e recensione di un interfono della Food Sport, in particolare il modello T1 Pro, un modello nuovissimo che la casa ci ha inviato in anteprima. Lo stiamo spacchettando con voi, procediamo quindi all'unboxing e poi lo andremo a testare sui nostri caschi sia integrali sia jet per avere una recensione completa del dispositivo. Come vediamo la confezione è molto curata, in questo caso il set è singolo, parliamo di un dispositivo singolo, ma è in vendita anche la coppia se vogliamo quindi acquistare in un colpo solo due dispositivi per utilizzarli con la nostra zavorrina. Andiamo quindi a aprire la confezione. Troviamo subito un'estensione di garanzia di 6 mesi, un manuale in inglese, giapponese e russo, l'interfono stesso che andremo poi a vedere a breve, un rivestimento morbido per non rovinarlo, tutto l'occorrente per montarlo sul nostro casco. Questa prima bustina troviamo gli auricolari da 40 mm. Allora, esaminando gli auricolari vediamo che la parte che si distacca è quella del microfono, mentre sono integrati allo spinotto che poi con l'USB-C andrà a collegarsi al dispositivo. Il microfono chiaramente si può staccare perché abbiamo l'alternativa per jet, che consiste appunto in un microfono con una sezione snodabile per adattarsi appunto ai jet, ma anche ai modulari che possono essere utilizzati con la visiera sollevata e la mentoniera sollevata. Quindi questo spinotto ci consente di cambiare il microfono, cavo USB-C classico, USB-A per la ricarica ovviamente. Infine l'ultima bustina ci porta un adattatore per casco, come vedete, con il tool in dotazione, il giravite in dotazione può essere svitato. In questo caso, se il casco ci consente di incastrare questo supporto, se il casco non ha uno spessore esagerato tra calotta e PS e imbottitura, riusciamo quindi a utilizzare questo tipo di supporto. Altrimenti la soluzione più comoda rimane quella biadesiva, che diciamo si adatta a qualsiasi casco. Come vedete, il supporto è unico con attacco a scorrimento e incastro, quindi molto semplice. Vi ricordo le caratteristiche base di questo interfono dandogli un'occhiata anche da vicino. Abbiamo due tasti fisici sopra, una rotellina per il volume, un tasto sulla rotellina, l'USB-C per collegare microfono e auricolari e infine l'USB-C per la ricarica. Come vedete poi chiaramente ha uno sportellino in gomma che consente al dispositivo di essere impermeabile. Parlando di caratteristiche, questo interfono è un interfono Bluetooth 5.4, supporta da 2 a 6 dispositivi in comunicazione tra loro. Tra due dispositivi la distanza massima è di 1000 metri, da 4 a 6 è possibile arrivare a una massima copertura di 2000 metri. Ha una tecnologia professionale per la riduzione del rumore, come detto gli auricolari sono da 40 mm, è presente la funzione di condivisione musica, quindi molto comoda tra guidatore e passeggero, la possibilità di condividere la musica. Abbiamo la radio FM, le chiamate con risposta automatica, in ultimo ovviamente la certificazione IP67, come detto impermeabile, e come vedete la presa di ricarica ha uno sportello che la rende impermeabile. Qui ci sono anche delle istruzioni per la ricarica che ci raccomanda di non utilizzare apparecchi di ricarica troppo potenti che possono danneggiare la batteria. Qui ci suggerisce un 5 volt 1 ampere. Ultima cosa, al di là del manuale ben realizzato, però come detto non è presente la lingua italiana, però vediamo ci sono tutte le immagini molto esplicative. Troviamo 5 skin adesive che ci permettono di personalizzare il prodotto se vogliamo abbinarlo al nostro casco. Una gradita sorpresa per rendere il prodotto personalizzabile, magari per distinguerlo da quello del passeggero. Se ne abbiamo due sarebbe facile, diciamo, confonderli. Passiamo quindi alla recensione completa dopo averlo testato qualche settimana. Ed eccoci quindi dopo averlo provato per diverse settimane sia su un casco integrale sia su un jet, come vedete in questo caso siamo infatti in piena estate.
quindi con più di 30 gradi. Utilizziamo in ambito urbano un casco jet della Caberg. Quindi reso conto di queste settimane di utilizzo, ringraziando Food Sport per averci concesso tutto questo tempo per testare a fondo il prodotto. Il manuale che vi ho mostrato nell'unboxing è molto completo, ci spiega tutte le procedure di accoppiamento tra i vari dispositivi, tra lo stesso interfono e il telefono, e c'è da dire, vi lascio anche il link in descrizione, Food Sport ha un canale YouTube dove mostra passo passo tutte le varie funzioni di tutti i modelli della loro gamma, in particolare anche di questo T1 Pro, quindi riusciamo a vedere tutte le varie fasi di accoppiamento, condivisione musica, creazione di un gruppo di motociclisti connessi. Quello che voglio dirvi in questa recensione è il mio feedback da utilizzatore come esperienza d'uso, in particolare quelli che sono i pregi di questo interfono. Difetti grandi infatti non se ne notano, perché se parliamo di fascia di prezzo ovviamente non possiamo pretendere uno sgancio magnetico o rapido, quindi abbiamo una classica staffetta a incastro. Per tutto il resto devo dire che è un dispositivo davvero molto comodo e funzionale. Troviamo questi due tasti superiori, questa rotellina con una molla che torna in posizione, e l'utilizzo è davvero comodissimo. Per accendere basterà tenere premuto qualche secondo i due pulsanti laterali e abbiamo una spia qui che ci indica con 4 possibilità luminose a seconda di dove si accende il LED, quindi dalla prima alla quarta posizione noi riusciamo a capire sempre in quale configurazione siamo, se in abbinamento con altri interfoni ad esempio, se in uso singolo come in questo caso, condivisione musica eccetera. Il comando Siri si attiva premendo per 3 secondi la rotella, ve lo mostro in diretta. Come vedete è partito Siri, quindi comodissimo attivare Siri, non sempre su questo genere di dispositivi è così semplice. Molto semplice anche la gestione della musica, che è una di quelle caratteristiche più importanti quando utilizziamo un interfono, perché sì, lo usiamo per chiamare, in questo caso è molto semplice, per rispondere utilizziamo sempre il tasto della rotella, o per rifiutare la chiamata andremo a premere per alcuni secondi, per 3 secondi circa rifiuteremo la chiamata. Per far partire una chiamata possiamo utilizzare il comando vocale Siri, appunto tenendo premuto per 3 secondi, oppure vabbè l'assistente Google se utilizziamo un telefono Android. È molto comoda la gestione della musica, del volume e del cambio canzone. Se quindi avviamo la musica facendo un movimento rapido della rotella andremo alla canzone successiva o torneremo all'inizio della canzone che stiamo riproducendo. Quando invece vorremmo andare a modificare il volume dovremo tenere premuto più tempo. Vedete, in questo caso il volume si abbassa e sale tenendo premuto la rotella più tempo. Vedete, la regolazione sale un po' alla volta, però ci consente di fare una regolazione precisa. Andando a premere nuovamente la rotella la musica si interrompe, quindi quello che mi sento di dire, al di là del rapporto qualità prezzo ottimo, perché supera di poco i 50 euro, quindi diciamo poi a seconda degli store di dove lo acquistiamo possiamo avere anche un po' di sconto, la possibilità di connetterlo a un dispositivo gemello e in connessione con per esempio il nostro passeggero, con altri rider, devo dire che si è mostrata affidabile con una buona connessione. Ovviamente non è un dispositivo mesh, però quindi si basa su tecnologia Bluetooth. Le caratteristiche ve le ho illustrate già in fase di unboxing. L'autonomia dichiarata corrisponde alla realtà, quindi diciamo prima di caricare la batteria servirà molto tempo. In fase di riproduzione musicale siamo circa sulle 25 ore, 20 ore di chiamata, 300 ore di stand by, e per una ricarica completa occorrono 3 ore. Vi ricordo che la casa consiglia di utilizzare alimentatori con ricarica di 1 ampere massimo 2, e il consiglio generale quando caricate dispositivi di questo tipo è di non usare caricatori troppo potenti che rischiano di danneggiare la batteria. Sempre meglio una ricarica lenta, più tranquilla per un dispositivo del genere. La qualità audio è davvero ottima vista la fascia di prezzo, sia con un casco integrale ma anche con questo jet devo dire che si sta rivelando davvero buona. L'interfono non è molto grande, come dire, ha una bella linea, ha gli adesivi in confezione che permettono di personalizzarlo. Concludendo quindi questo video di unboxing e recensione, mi sento di consigliarlo soprattutto dopo averlo utilizzato, proprio per un discorso di
ergonomia, semplicità d'uso e anche di una manualistica cartacea, ma anche appunto in video nel canale di Food Sport, molto completa, che semplifica di tanto l'utilizzo del dispositivo per chi lo acquista. Tante volte infatti la difficoltà dell'utilizzare gli interfoni è quella di ricordare determinate combinazioni di tasti, ma qui è tutto molto semplice, e poi questa spia luminosa che ci fa capire in quale menu di configurazione siamo è molto intuitiva. Per qualsiasi domanda o curiosità vi invito a scriverci nei commenti, saremo lieti di rispondervi. Vi lascio anche il link di acquisto in descrizione. Un saluto a tutti e al prossimo video, ciao!